su tante guide siamo stati considerati come il miglior ristorante emergente in Italia. Sono stato classificato tra i migliori 10 under 35 d'Italia. La mia filosofia di cucina, che è molto territoriale, io vengo da un territorio, quello di Como, che purtroppo non viene valorizzato al 100% a livello gastronomico, quindi ho cercato di portare tutti i prodotti provenienti dalla mia terra, a partire anche dalla carne. L'importante è fare qualsiasi cosa fatta bene e con la passione. Il cliente lo percepisce se una cosa è stata fatta con interesse e passione, piuttosto che una cosa messa su un piatto. Proveremo la cucina di Davide Caranchini. I riconoscimenti per la sua cucina si spendono a bizzeffe e vanno dalla stella Michelin ai 3 cappelli della Guida all'Espresso, fino all'inserimento nella classifica dei 50 Best Discovery. Nel curriculum, Davide vanta esperienze in ristoranti di altissimo livello, una su tutte il Noma a Copenaghen. Ma potremmo citarne tantissime altre, ad esempio da Gordon Ramsay all'Enoteca Pinchior. Il menù è articolato in Green Power, il vegetariano prezzato a 85 euro, Revolution Revival 85, 95 o 145 euro per un percorso degustazione formato rispettivamente da 5, 7 o 12 assaggi, scelti per voi a sorpresa dallo chef. Ed infine A Walk on the Wild Side, 145 euro per un menù stagionale da 11 portate. Segnalo la presenza dell'odioso coperto, ben 4 euro. La mia scelta per venire incontro alle esigenze dell'altro commensale sarà alla carta. Partiamo! Ci vengono servite alcune entrée di benvenuto, una tartelletta di koji che è un orzo fermentato, lievito, limone, caviale d'aringa ed erba cipollina. Una cialda di patate con burro all'anguilla, foglie di cerfoglio. Carbonara di lago, base di crema di uovo, trota disidratata, pecorino e pepe. Cream caramel, alga, soia e wasabi. Entrée minuziose, curate nel dettaglio. Cambiano aspetto e forma ma un filo invisibile le accomuna. Come? Attraverso il mare, il fiume, il lago. Chiamatelo come vi pare. Non c'è una entrée senza elementi ittici. Aringa, anguilla, trota, alghe. In questo caso si alternano in un sali e scendi acidità, sapidità e una lieve dolcezza. Saltano all'occhio le contaminazioni orientali e nord europee. Mi hanno convinto più di tutte la carbonara di lago, con quel gusto di formaggio in abbinamento al sapore più deciso del pesce, e la cream caramel, dai spiccati tratti orientali. Il mix di sapidità della soia e la piacevole piccantezza del wasabi. Animella con estratto di carota fermentata. Viene cotta violentemente da una parte, in maniera che da una parte rimanga croccante e dall'altra morbida, servito con succo di carota fermentata ed estratto di semi di carota. Questo per poter raggiungere un sapore agrodolce senza però aggiungere nessun altro ingrediente al di fuori di quello della carota, solo carota. Le animelle sono il corrispettivo del timo umano, un organo linfatico situato al centro del torace, tra trachea e cuore, e fanno parte della grande famiglia del quinto quarto. Con l'arrivo dell'età adulta gli animali tendono a perdere quest'organo. Scompare. Una presentazione minimalista. All'aspetto si presentano povere, coperte da una semplice, si fa per dire, salsa alla carota. Arrivano bollenti. In bocca sono un susseguirsi di diverse consistenze. Una scioglievole, l'altra, quella scottata, più consistente ma sempre tenera. Non sono abbrustolite come quella del lido. Il contrasto non è deciso. Per darvi maggiormente l'idea, è come se le avessero fatte passare in padella rovente 2 o 3 secondi. Non abbastanza per abbrustolirle, ma un tempo sufficiente per consolidare la superficie esterna. Le ho trovate meno succose di altre preparazioni. La salsa alla carota apporta un gusto umami, ricorda un fondo bruno. Si dimostrano un concentrato di gusto, con diversi profili aromatici, tendenti a un agrodolce. È un piatto dove la freschezza, l'amaro e il dolce si fondono per incuriosire e sedurre. Direi che con solo 2 ingredienti era impossibile fare di più. Molto, ma molto piacevole. Risotto, limone, mandorla e pepe. Un piatto dalla banale apparenza.
Parliamo di una spezia e 2 semplici ingredienti, mandorla e limone. Ed è proprio nella semplicità che escono le preparazioni più difficili. Il pepe, macinato copiosamente, è di contorno. Pensate che è necessario nebulizzarlo sul piatto per renderlo percepibile, almeno all'olfatto. Il riso in purezza ha un gusto cardine delineato. È forse l'unico in realtà che avvertirete, quello del limone. Il limone, da usare sempre con una certa moderazione, altrimenti rischiate di rovinare le pietanze. Si deve sentire, ma non deve essere l'unico gusto. Ed ecco che entra in scena quella crema lattosa alle mandorle. Domina il sapore netto, fresco e acido dell'agrume. All'assaggio il limone rimarrà perennemente stampato nel palato, ma sarà altanenato da attimi di riposo. La crema bianca con le sue note di latte e vagamente erbacee attenua l'aspro, lo addolcisce. Al contrario di altre preparazioni, la partita è ribaltata. Di solito, infatti, il sapore più aggressivo è usato con parsimonia. Pensate al risotto del ristorante Dagorini. La mentuccia era calibrata come un arbitro. Permetteva di spezzare con la sua freschezza il gusto generale. Qui è il contrario. In questo piatto i picchi li otterrete negli attimi di riposo. È il miglior risotto? Probabilmente no. Non ha gusti sconvolgenti, ma sono tutti perfettamente percepibili e mai stucchevoli. Mi ha sorpreso. Ben fatto. Linguine al burro, garum di agone e amchor. Chiudete gli occhi. Immaginatevi di essere seduti a un tavolo, in pieno porto. Il profumo delle vecchie reti dei pescatori, il legno delle barche, un acre odore, alghe e zolfo, il mare. Restate seduti al tavolo. Vi servono una pasta al burro. La mantecatura è perfetta, la crema è omogenea, avvolge bene le linguine. Assaporate. Com'è? Questo è il gusto di questo piatto. Un sapore di burro che va a braccetto con quello del pesce, mai stucchevole o invadente. Non è prepotente. Il garum è ottenuto dalla fermentazione, per 5 o 6 mesi, dell'agone con salsa e koji d'orzo. Al termine è filtrato e pastorizzato. L'agone è il pesce di lago più simile al pesce azzurro. Ha un contenuto di omega 3 altissimo. È questo intruglio che dà appunto il sapore di pesce. L'odore è pungente, penetrante. Le linguine vengono spolverate con una spezia a base di buccia acerba di mango. Al palato permettono di spezzare l'acidità e la rotondità. 3 ingredienti che realizzano probabilmente il piatto più interessante. Ricordo di un viaggio in Colombia. Il ricordo del viaggio in Colombia: troverete una crema di cioccolato, sorbetto di cioccolato, gel di caffè e cialli di cacao. Un dolce piacevole dalla consistenza cremosa, caratterizzato dal sapore del cacao con scaglie finissime di cioccolato. Il caffè è percepibile ma flebile, nulla di più, nulla di meno. Per carità è buono e non regala particolari sorprese, diciamo che è convenzionale. Spesso nei monostella c'è da dire che non c'è un pasticcere e si vede. Difficilmente il livello raggiunge quello delle main course. Un dolce che tornasse indietro non riprenderei. Preferirei assolutamente un altro piatto. Un ristorante che promuovo, il rapporto qualità-prezzo mi ha convinto, meno invece forse quello sui dolci, perché 16 euro secondo me per il dolce sono un pelo tanti, il prezzo corretto intorno ai 13, tra i 12 e i 13. E un'altra nota dolente che a me non mi è piaciuta è il fatto di non aver avuto un pre-dessert, che secondo me in questi ambiti deve essere garantito, specialmente quando poi chiedi 16 euro per un dolce, deve esserci. Stessa cosa la piccola pasticceria, abbiamo preso il caffè, una piccola pasticceria un po' risicata. Voto al ristorante sicuramente superiore alla sufficienza. Dovessi darvi una valutazione tra il 7,5 e un 7 all'8. Stando prudenzialmente un pochino più bassi per la quantità di piatti assaggiati, direi un 7,5. Giusti equilibri. Il piatto più interessante sicuramente è stato il risotto. Un risotto dove è mixato una nota acida con la nota più dolce della mandorla, un bel equilibrio, un piatto che però forse in porzione alla carta può tendere a essere monotono. Questo è il piatto che secondo me nella semplicità è quello molto più azzardato, molto più tecnico. Il piatto invece a livello di gusto più interessante sono stati le linguine al garo, perché ovviamente è un gusto di mare mixato con questo burro, un gusto molto forte, deciso, un odore incredibile, però ammetto che sono piatti
di alta scuola, quindi sono piatti che comunque si può permettere un ristorante non da stellato basico, ma uno stellato che sta salendo di livello. E tutto questo quindi è un ristorante che sono ampiamente contento di aver provato e non posso far altro che consigliarvi, specie per il rapporto qualità-prezzo che in questo caso è stato molto interessante, e per una centinaia di euro a persona non posso far altro che sponsorizzarvelo. Quindi che dire, ci vediamo alla prossima!